Ciao a tutti, oggi vi voglio proporre una ricettina adatta alla festa della mamma, anche se comunque la mamma si dovrebbe festeggiare tutti i giorni dell'anno. È una ricetta che è molto famosa negli Stati Uniti e si tratta della pock cake o torta con i buchi. Io la farò al limone e fragole, visto il periodo, è a parer mio un connubio eccellente, un qualcosa veramente di divino, e realizzarla è davvero semplicissimo, veramente vi sorprenderete della sua bontà. Oltre al fatto che è spettacolare come si presenta. Iniziamo subito quindi a preparare la crema pasticcera. All'interno di un tegame in acciaio in triplo fondo versiamo 80 g di zucchero semolato e 2 tuorli. Poi in un'altra ciotola mettiamo gli albumi che non ci occorreranno per adesso, ma che ci occorreranno appunto per la preparazione della torta successivamente, quindi poi ovviamente li lavoreremo a parte. Aggiungiamo un pizzico di sale in entrambe le ciotole e adesso mescoliamo per bene. Ora aggiungiamo anche la scorza del limone, questo è un limone biologico ed ha un profumo fantastico, e poi mescoleremo. Aggiungiamo 25 g di amido di mais e pesiamo sul momento, come faccio io che viene più comodo, e aggiungiamo adesso anche 25 g di farina 00. Diamo una mescolatina partendo dall'estremità fino ad arrivare al centro, così risulta più semplice il lavoro. Adesso aggiungiamo anche 500 ml di latte a filo, mescolando continuamente finché appunto non esauriamo tutto il composto. Ora ci trasferiamo sui fornelli a fiamma bassa, mi raccomando, aggiungiamo la bacca di vaniglia e mescoliamo ininterrottamente per 10 minuti almeno, finché non raggiungeremo l'ebollizione. Una volta raggiunta l'ebollizione la faremo cuocere sempre a fiamma bassissima per almeno 2 minuti e ovviamente sempre mescolando energicamente, e guardate come si sta rassodando benissimo e senza fare i grumi. Ora ci trasferiamo sul piano di lavoro e la trasferiamo in un'altra ciotola, dopodiché la copriremo con la pellicola trasparente e la faremo freddare così a temperatura ambiente. E ora ci occuperemo invece della preparazione della torta, quindi ai 2 albumi precedenti aggiungeremo gli altri 2 albumi delle uova che appunto ci occorreranno per la preparazione della torta e li monteremo a neve fermissima. Una volta fatto questo li mettiamo da una parte. Ai 2 tuorli aggiungiamo 170 g di zucchero semolato e la scorza del limone e mescoliamo il tutto quindi con lo sbattitore elettrico. Per cui, ricapitolando, per la torta in totale ci occorreranno 2 tuorli e 4 albumi. Ora con le fruste a bassa velocità aggiungiamo 60 g di olio e 80 g di latte. Aggiungiamo anche 200 g di farina mescolata a 50 g di fecola di patate e così un cucchiaio per volta. Nel frattempo continuiamo sempre ad amalgamare e ora aggiungiamo anche il succo del limone spremuto. Aggiungiamo adesso anche la bustina di lievito per dolci vanigliato, che sono 16 g, e mi raccomando sempre con le fruste alla minima velocità. E adesso non ci resterà altro da fare che incorporare gli albumi al resto del composto, e lo facciamo sempre con movimenti delicati dal basso verso l'alto per non smontare appunto il composto. Trasferiamo l'impasto all'interno di una tortiera rettangolare di circa 20 x 30 cm, unta con poco olio ed infarinata, e la inforneremo a 180 gradi per 40-45 minuti, ma vale sempre la prova a stecchino perché non tutti i forni sono uguali. Ed ecco qui la nostra torta appena sfornata. Ora la faremo freddare completamente, e che buon profumino di limone mi sta arrivando sotto il naso, e nel mentre ci occuperemo della farcitura. Laviamo e priviamo delle estremità 200 g di fragole e le tagliamo a pezzetti piccolini, poi se preferite le potrete anche lasciare a fettine.
Mettiamo da una parte, ora ci occuperemo di montare 200 g di panna, mi raccomando bella freddissima, la versiamo nella ciotola, aggiungiamo un cucchiaio di zucchero e la montiamo per bene. E ora arriva il bello, col manico del mestolo di legno creeremo tanti buchi sulla superficie della torta fino ad arrivare bene in fondo e distanziati fra loro di circa più o meno 1 centimetro l'uno, comunque in maniera simmetrica, dai, a sentimento. E così come vi sto mostrando in video, ma guardate questa operazione com'è realizzante, cioè veramente realizzante. Oserei dire anti-stress, preparando torte solo per fargli buchi sopra. E io mi sono divertita tantissimo a bucare la torta, è troppo bello. Quindi la mettiamo da una parte e ora aggiungeremo 3 cucchiai di panna alla crema pasticcera che ormai si sarà raffreddata. La aggiungeremo sulla torta e con l'aiuto di una bella spatola, bella larga, quindi la schiacciamo, la spalmiamo per bene per farla aderire a tutta la superficie della torta e come appunto vi sto mostrando nel video, per far sì che la crema entri bene in tutti i buchi e che arrivi fino in fondo. Ovviamente adesso la mettiamo da una parte e ci occuperemo di creare l'altra copertura. Aggiungiamo 3 cucchiaini di marmellata di fragole alla panna avanzata per conferirle un bel colore rosato ma non troppo forte, e quindi adesso andremo a versare anch'essa sulla superficie della torta. In ultimo, ecco il tocco finale, le fragoline, e questa sarà proprio l'ultima decorazione che ci serve per questa torta. Fatto anche questo, riporremo tutta la tortiera all'interno del frigorifero per almeno 2-3 ore e trascorso questo tempo possiamo iniziare a tagliarla. Andrà servita a cubotti o comunque a seconda delle porzioni che voi volete fare. Io sto facendo dei cubi enormi, l'occhio più grande della pancia. Ma e quindi per farvi capire, ecco, che la particolarità di questa ricetta è anche servire la torta a cubetti e farcirla così all'interno della tortiera. Ma eccola qui, guardate che sogno, tutta pronta per essere gustata, e che spettacolo. A me piace tantissimo come si presenta, ma anche e soprattutto il gusto straordinario che ha la rende speciale. La ricetta originale prevede la crema di formaggio, sarebbe interessante provarla anche così, però io l'ho voluta fare classica con la panna perché a casa la gradiscono di più. Diciamo di sì, che è una farcia più classica, la più classica per eccellenza, quindi ho preferito optare per questa variante. Spero tanto che la proverete anche voi, veramente ne vale davvero la pena. È una torta fantastica e alla mia mamma è piaciuta da morire. Sono troppo felice di averla resa felice. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commentini, se la conoscevate già o se vi incuriosisce provarle, non l'avevate quindi mai sentita nominare, neanche mai vista. Grazie per aver guardato questo video, vi mando un grandissimo bacione, un abbraccio e ci rivediamo ai prossimi video. Ciao!